buonasera a tutti innanzitutto e benvenuti. Credo che ci siamo lasciati con molti di voi in una caldissima Roma qualche settimana fa, ricordo era aprile o maggio, vero? Un caldo, c'erano 30 gradi, purtroppo vi stiamo accogliendo in una fredda e umida Milano, ma credo che insomma questo purtroppo disservizio generale dovuto al clima ci sta accompagnando in queste settimane. Quindi innanzitutto grazie e benvenuti, credo che Maurizio ci sta raggiungendo, è uscito un secondo solo, ovviamente vi diamo il benvenuto nella nostra sede qui a Milano. Per chi è, eccolo Maurizio, per chi è curioso, questa era un'ex galleria d'arte che da un anno a questa parte, da più di un anno e qualche mese a questa parte, è diventata insomma un cuore pulsante di tutte le attività, diciamo, di un'azienda italiana che mi fa piacere dire essere un'azienda globale. Quello che diremo e quello che vedremo oggi è un qualcosa che pesca non solo nel nostro mondo, quindi nel mondo di Mint, non solo in Italia, ma pesca al di fuori, e vedete diciamo, le partnership e gli ospiti, i gentili ospiti che abbiamo qui con noi oggi, e pesca anche da delle esperienze extra Italia, extra Europa e soprattutto anche molto dagli Stati Uniti, dove al di là di qualsiasi aspetto politico che non sta a me, non sta a noi discutere oggi, sicuramente sono all'avanguardia per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica, la digitalizzazione che stiamo vivendo tutti quanti. Passiamo questa ora e mezzo insieme con un ritmo, non vogliamo essere né noiosi né tediosi, ma vogliamo darvi una serie di ingredienti per poter affrontare meglio, probabilmente molti aspetti, molti argomenti già li conosciamo, già li conoscete, ma vogliamo darvi una serie di ingredienti composti da quello che possiamo raccontarvi noi, quello che sicuramente Maurizio dal suo non solo osservatorio ma sala macchine, Maurizio possiamo dire una vera e propria sala macchine di una grande nave che mi diceva poco fa essere oramai impostata a una velocità avanti tutta con degli outlook estremamente positivi, ma anche esperienze di partner che hanno iniziato ad operare o stanno operando nell'ambito di quelle che sono le attività di digitalizzazione e di come l'intelligenza artificiale sta dando un grande contributo, una grande accelerazione. Il nostro governo è in giro per il mondo a parlare appunto di questo, sta incontrando grandi attori e noi siamo in qualche modo orgogliosi e soddisfatti di essere parte di questa trasformazione. Il tema è qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale quando si parla del mondo della pubblicità, dell'advertising. Poi uno pensa quasi sempre, l'abbiamo detto l'altra volta, sempre alla classica reclama alle 8:30, lo spot dopo il telegiornale. In realtà è un qualcosa di immenso, di gigantesco, che sta crescendo in maniera esponenziale. Innanzitutto una dimensione, stiamo parlando quest'anno di oltre 1.000 miliardi di soldi spesi per fare pubblicità, per fare advertising, con un tasso di crescita che supera qualsiasi aspettativa. Per darvi una dimensione di questi 1.000 miliardi, in Italia ne vengono spesi ogni anno circa 10 miliardi investiti tra pubblicità che si fa offline, quindi la stampa, la TV, e quella che è online, che oramai ha raggiunto dei tassi incredibili. Stiamo parlando di circa, a livello globale, in media circa il 70% viaggia su canali digitali. Ovvio che questo, con il fenomeno della digitalizzazione, sta prendendo ovviamente sempre più spazio in termini di possibilità di controllo, governare e gestire immense base dati e ovviamente sfruttare al meglio tutte le automazioni. Qual è il problema? Lo vedete al centro, no? L'estrema frammentazione. È ovvio che nel momento in cui si investono centinaia di miliardi in comunicazione, c'è una frammentazione incredibile. Una campagna advertising normalmente atterra su 44.000 siti diversi. Quindi immaginate, io voglio pubblicizzare un'automobile, una casa, una bevanda e mi ritrovo su 44.000 siti diversi senza molte volte che io ne abbia la contezza. E ovviamente quando poi si vuole costruire una correlazione tra quella che è il proprio investimento, la propria azione di advertising e il ritorno, si vede che ad oggi meno del 40%, quindi circa un marketeer, un addetto ai lavori su 3,
utilizza, diciamo, degli strumenti per calcolarne il ritorno. Quindi in un certo senso è un qualcosa che da un punto di vista quantitativo sta esplodendo e che da un punto di vista qualitativo invece è ancora estremamente frammentato e purtroppo poco qualitativo. Concedetemi il gioco di parole. Le aziende tutte, da quelle più piccole a quelle più grandi, e qui portiamo esperienze oramai trasversali, non solo del vostro settore, ma di tutti i settori, dalle compagnie aeree, piuttosto che alla grande distribuzione, piuttosto che al mondo automotive, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente oramai hanno una necessità sempre più crescente di avere una sorta di layer trasversale, cioè un'equazione di gestione di quella che è questo aspetto del business. E ricordo a tutti che la spesa in pubblicità, parlo in questo caso per le aziende B2C, quasi sempre è la seconda spesa più grande, la seconda voce di costo nei loro bilanci, e ovviamente adesso i vari CEO, i vari CFO, il procurement sempre di più, che sia un'assicurazione, che sia una qualsiasi tipo di azienda, sono sempre più attenti e sempre più interessati a capire che cosa accade con questa grande massa di denari. Ovviamente insieme ai classici stakeholder come il direttore marketing, il responsabile dell'attività media, e in maniera sempre diversa e sempre più interessata anche da parte dei CIO e CTO. Noi stiamo parlando con una grande telco africana che opera in 18 paesi e la nostra porta d'ingresso è il direttore IT, non è più il CMO che vuole ottimizzare il budget, ma è l'IT, il responsabile, il C-level, il vice president IT che vuole capire come può integrare le proprie operations anche nel momento stesso in cui si governa o si governano i milioni di euro che vengono investiti in pubblicità. Ovviamente in tutto questo, nella parte bassa, vedete che ci sono, diciamo, degli operatori di settore che sono da qui sempre, in questa posizione oramai da decenni, che sono le agenzie media, che sono quelle che per le aziende più tradizionali prendono il budget a inizio anno e cercano di allocarlo nel corso del trimestre. Qui non c'è una valutazione di merito o di qualità dell'attività svolta dall'agenzia media, c'è un semplice dato di fatto per il quale tutti gli operatori, le grandi aziende stanno affrontando una trasformazione perché stanno sempre più mettendo testa, occhio e attenzione in quello che accade con quel tipo di investimenti. E vi ricordo la dimensione che vi ho fatto vedere all'inizio. Ecco, e qui c'è la trasformazione che sta avvenendo. L'intelligenza artificiale sta dando un'accelerazione incredibile, pazzesca. Vi do un valore che non ho riportato sulla slide, poi vi faccio vedere, vi dico qualche cosa sui numeri che vedete alle mie spalle. Le applicazioni AI di intelligenza artificiale solo ed esclusivamente al servizio delle attività di marketing, solo ed esclusivamente al servizio delle attività di marketing, hanno un giro, un volume d'affari che raggiungerà da qui a 3 anni circa i 100 billion di dollari. Stiamo parlando nel 23 di circa 27-28, supereranno nel giro dei prossimi 3 anni i 100 billion. Vuol dire, e noi lo stiamo facendo anche al nostro interno, non per le attività di marketing, ma per la gestione operativa della nostra azienda, l'AI sta entrando in maniera prepotente nella ottimizzazione dei flussi, non sempre a discapito delle risorse umane, non sempre a discapito della professionalità delle persone, ma a supporto di quelle che sono le attività operative delle singole aziende. 1 su 2 ha già usato l'AI, l'intelligenza artificiale, e non solo come sistema di comunicazione con la macchina, ma proprio per lo sviluppo di attività di Gen AI, no? Anche una campagna marketing, un video, piuttosto che anche il semplice sviluppo di una presentazione PowerPoint. Sono certo che ognuno di voi avrà già toccato con mano queste novità così sconvolgenti, sempre da rivedere con l'occhio umano, sempre da rivedere con la mente umana, ma 1 su 2 abbiamo già giocato con l'AI. 3 su 4, quindi il 73%, dice che afferma e conferma che inizierà ad usare da oggi, quindi in queste settimane, per le proprie attività di budgeting e di planning dell'anno prossimo, dei tool predittivi, che ovviamente poggiano sull'intelligenza artificiale, e ovviamente, come vedete, 1 su 3, oltre il 30%, comincia a dire: io voglio iniziare a utilizzare l'AI per gestire i dati di prima parte. Quindi
non è più un qualcosa da cui ci possiamo nascondere o far finta di niente. Dobbiamo culturalmente, mentalmente aprirci a questo tipo di attività. Qui entriamo noi, veramente pochissime battute su chi siamo. Noi siamo un'azienda che è cresciuta nel mondo media, ma oggi è una SaaS a tutti gli effetti, e la nostra tecnologia, che oggi non è più una tecnologia italiana, ma una tecnologia internazionale, è al servizio di aziende di tutto il mondo, con un obiettivo, diciamo, di supportare la trasformazione di queste aziende per abbracciare le sfide che abbiamo visto fino a poco fa. Non siamo collegati o connessi con nessuno, quindi siamo completamente agnostici, ci presentiamo come una soluzione software per le aziende, siamo completamente indipendenti, siamo globali, quindi abbiamo la possibilità di condividere esperienze, ma anche copertura e servizio a livello globale, e in un certo senso non siamo neanche un punto d'arrivo, il nostro software non è neanche un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza, perché continuiamo, come vedete, il 60% della nostra popolazione sono sviluppatori, quindi cerchiamo di arricchire e integrare sempre di più quelle che sono le qualità, le caratteristiche, e ovviamente allargare la rosa di quello che è il nostro servizio. Vedete in basso una serie di aziende, ovviamente vi fa piacere, l'ho già detto già un'altra volta, per la prima volta un'azienda italiana che è andata in Francia, e siamo provider di Air France Headquarter a livello mondiale, e questo è motivo di orgoglio da italiani. Questo l'ho già detto, siamo assimilati e assimilabili a sistemi di governance dei software più importanti come gli ERP e il CRM. Quando si parla del mondo AdTech o MarTech, ci sono ad oggi oltre 14.000 diverse piattaforme, nessuna di queste consente una visione olistica dell'insieme. Dati, processo, su questo processo automazione, su questa automazione, su questi dati ovviamente intelligenza artificiale che permette di migliorare l'efficienza dei processi stessi e dell'azione stessa, e ovviamente modalità di interazione. Tutto questo solo per darvi, ripeto, scusate se sono stato troppo veloce, ma darvi una serie di ingredienti per rendere l'interazione oggi più ricca, e ovviamente più ricca anche da un punto di vista di spunti lato vostro. Come e in che modo sta reagendo il settore finanziario, no, a questo impatto. E qui, diciamo, prima di entrare nel merito di alcuni contributi, invito Maurizio a raggiungermi qui accanto a me e a dire un po' che cosa sta accadendo dal tuo di punto di vista. Prendo un microfono, oppure ti metti lì e utilizzi quello, va benissimo. Grazie, buonasera, grazie Salvatore. Beh, nel mondo fintech c'è stata già una trasformazione epocale. Faccio un passo indietro. Oggi abbiamo circa, Salvatore, 900 nuovi operatori che operano nel settore finanziario. Quindi quando ho iniziato io nel campo di regata c'erano le banche, come hai mostrato tu con i tuoi clienti c'erano i circuiti, Mastercard, American Express, Visa. Oggi vediamo come le banche, un tuo cliente Flowy, non è altro che l'espressione di quello che il mondo ha portato. Certo. Il fintech, quindi un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia che entra nel campo di regata offrendo servizi finanziari. Customer experience, semplificazione, interoperabilità, credito, pagamenti. Adesso, giustamente, qualcuno dirà, come c'entra l'intelligenza artificiale in questo percorso? Guardate, io oggi con voi vorrei condividere una vision. Veniamo da riunioni veramente pressanti su come l'intelligenza artificiale deve essere normata, qual è il capitale umano che deve essere formato, che cosa c'è bisogno, quali sono gli investimenti da portare in vari settori, dall'identità digitale che dopo vedremo, al settore del turismo, al settore finance. Io dico solo una cosa però, che l'intelligenza artificiale, se ben gestita, potrebbe portare valore nella catena della filiera italiana superiore a quel 18%, perché aziende come Mint possono portare dei benefici se messe in un ecosistema più allargato. Cosa significa? Che non tocca soltanto capire cosa accade nel fintech, Salvatore, perché questa corsa dell'intelligenza artificiale, tutti pensano che sia tecnologia. L'intelligenza artificiale oggi è uno strumento di innovazione indispensabile per le imprese, in tutti i settori. E ovviamente
inserire, parlando di intelligenza artificiale, tutto quelli che sono i tuoi settori, data, processo, manutenzione, automazione, tu devi parlare di piattaforme. Di piattaforme io ho cercato di dare dei consigli vedendo quello che sta avvenendo nel settore bancario. Dal mio punto di vista, gli operatori devono investire assolutamente in soluzioni innovative. L'altro giorno parlavamo in una riunione al Dipartimento del Digitale dove queste aziende devono poter cambiare architettura e andare sul cloud nativo dall'inizio. Attenzione però, ci sono tante aziende che non vogliono cambiare i processi, vogliono rimanere attaccate a quei processi e cercare di capire che cosa possono risparmiare. Eccolo lì l'errore. Pensare al risparmio e non al valore che tu puoi dare ai tuoi clienti in termini di servizi. Ovviamente le architetture devono essere aperte. Quando Salvatore ha parlato che il mondo degli istituti finanziari devono individuare dei partner tecnologici, vediamo che il 77% delle piattaforme sono con standard aperti, quindi già si sta utilizzando nel canale bancario, Salvatore. La stessa cosa in soluzioni native. Il 48% presenta API pronto all'uso. Perché? Perché se tu non sei pronto a rispondere a quello che sta arrivando dal punto di vista di innovazione, dal punto di vista degli over the top, tu sei morto. Perché gli over the top stanno lavorando in questo modo. Quindi questa trasformazione per far stare al passo con operatori finanziari che vengono anche da altri paesi, tu devi avere necessariamente delle soluzioni aperte. Ovviamente qui in sala ci sono colleghi, quindi sanno a che cosa mi sto riferendo, a servizi che velocemente cambiano in una nottata. Quindi come fai? Come fai con le nostre legacy a cambiare questi processi? Impossibile. Ovviamente quando parliamo di motivazione al cambiamento tecnologico, oggi di che cosa si parla? Si parla di cambiamenti a lungo gettito? No. Devi cambiare cercando di mantenere la barra dritta così come la sta mantenendo l'ecosistema italiano, pensando che già il 33% delle banche scelgono una soluzione di cambiamento per migliorare la fidelizzazione. È roba scontata, Salvatore. È normale. Vogliamo competere con gli over the top? Over the top finanziari però, non sto parlando over the top che voi conoscete. Quindi gli over the top che arrivano da altri paesi sono in grado di cambiare un processo finanziario di onboarding, di antiriciclaggio, di normativa in una nottata. Quindi devi stare al passo. Il 25% pensa di ridurre i costi di acquisizione di clienti. Bene, l'onboarding di un cliente costa 110 euro. Abbiamo 850 milioni di persone che non hanno un'identità digitale. Quindi come facciamo a parlare di interoperabilità quando parliamo di wallet europei e parliamo di wallet italiani che non sono interoperabili? Ci avete pensato? Come si fa a portare 4 documenti su un wallet se poi io non li posso utilizzare quelle credenziali in altri settori? Pietro, Salvatore, mi state guardando, ma voi siete avvantaggiati perché conoscete il progetto. Noi dove stiamo lavorando? Stiamo lavorando da 3 anni a creare un ecosistema interoperabile, dove il privato deve avere un beneficio e deve avere un mercato, dove quella credenziale deve essere spesa su un altro soggetto e deve dare la possibilità al cittadino in questo ecosistema di avere un servizio. Posso essere onboardato su una banca, utilizzare quella credenziale e andare ad aprire un rapporto assicurativo. Ho bisogno di piattaforme come le tue, altrimenti non posso gestire questa mole dei dati attraverso dei processi legacy troppo complicati. Impossibile. Ovviamente quando parliamo di identità digitale parliamo di un mondo che sostanzialmente sta andando dove? Sta andando verso un'identità europea, quindi questa interoperabilità di processi e di imprese deve essere resa possibile da soluzioni software veloci. Ovviamente parlando di RegTech è normale che la parte normativa e la parte compliance unita alla parte tecnologica deve fare scopa. Perché? Perché senza regolamentazione, senza un processo chiaro, non riesci ad avere un'accelerazione. Quando parlo di semplificazione, io però parlo di semplificazione di processi,
non soltanto di business. Oggi in questo mondo siamo talmente attorniati dal recepimento di norme su ogni singolo passaggio che porta a dei costi eccessivi e, permettetemi, di mancato controllo sui processi. Molto spesso disperdiamo delle energie quando le cose possono essere automatizzate. Cosa ci hanno insegnato gli over the top? Di replicare tutto quello che è in una filiera molto semplicistica. È normale. Se io utilizzo delle norme che mi possono facilitare attraverso strumenti di intelligenza artificiale, possono semplificare quello che è il processo anche del lavoro dei singoli controlli, ecco lì che ho avuto risparmio. Motivo per cui queste aziende, veramente complimenti a Mint, perché non conoscevo questo portafoglio clienti, perché quando tu parli di aziende come Mastercard, state parlando di un'azienda global, un'azienda mondiale, e essere un partner di questi attori che gestiscono milioni di dati, milioni di processi, che, permettimi Salvatore, hanno migliaia di aziende partner a livello mondiale, significa che molto spesso sottovalutiamo quello che è anche la competenza del mercato italiano, certo, in termini di management, in termini di impresa. Intelligenza artificiale, sicuramente se ne parlerà al convegno della Presidenza del Consiglio a Como Lake, come l'abbiamo fatto l'altro anno. E quale sarà il leitmotiv? Sicuramente come l'intelligenza artificiale deve entrare sulla parte normativa regolamentare. Questo è il grande dilemma. E però diventa anche la grande opportunità, perché aziende italiane possono contribuire finalmente a scrivere quelle che sono le norme di questi processi, cose che fino ad ora non sono state fatte. Ultimamente qualcuno, proprio stamattina un giornalista mi diceva: sì Maurizio, però state parlando di intelligenza artificiale come parlate di pagamenti, ma l'Italia non ha nulla di proprietà. I pagamenti sono circuiti internazionali, le tecnologie sono straniere, la sicurezza è degli over the top. Allora rispondevo io stamattina dicendo: no, attenzione, noi abbiamo le competenze e dobbiamo andare in partnership con le aziende che hanno queste competenze. Perché se tu pensi di fare la guerra a qualcuno più forte, tu questa guerra la perdi. Quindi devi allearti però in un processo sistematico di regole, perché se tu non recepisci questa normativa rispetto alle tue imprese, rispetto ai tuoi clienti, rispetto alle associazioni di categoria, tu sei morto, perché il cliente e l'impresa fanno parte del tessuto strategico italiano. Quindi sempre di più, Salvatore, questi tipi di eventi e di confronto dobbiamo portarli anche a livello istituzionale. Grazie. Grazie a te, grazie a te. E a proposito di OpenAI, è curioso come molti di noi abbiamo in tasca questo oggetto. Anche i signori hanno deciso di aprire i loro sistemi perché altrimenti sarebbero rimasti esclusi dal gioco, e questo lascia riflettere tutti noi. Dal 2005-2006 hanno vissuto per tanti anni in maniera chiusa, adesso come dire, hanno deciso di aprire anche loro, la loro infrastruttura. Grazie Maurizio. Avete visto qui c'è piccolo parterre, un po' ricordiamo Maurizio Costanzo, ma non gli vogliamo sicuramente togliere o far nulla di meglio di quello che lui ha fatto per tanti anni. Però vogliamo popolare il confronto e non essere solo noi, da parte di Maurizio, noi, io per Mint, eccetera, a parlare, ma portare esperienze, condivisioni e diciamo testimonianze in tal senso. Ho il piacere insomma di invitare qui accanto a me Vittoria, che insomma è anche uno dei nostri clienti, quindi siamo contenti, e lascio a Vittoria il palco per raccontarci un po' di te e dell'azienda. Grazie Salvatore, buon pomeriggio anche da parte mia. Innanzitutto ho ascoltato in queste poche brevi battute delle cose molto, molto interessanti, perché si è parlato di controllo, di governance, si è parlato che pochi in Italia hanno dei sistemi proprietari e questo non ci fa competere,
Si è parlato di semplificazione delle norme. Io oggi rappresento un gruppo bancario quotato, quindi potete immaginare quanto la regolamentazione possa influire, no? Sulla nostra attività e su quello che siamo. Ho sentito anche dei numeri che mi danno confidenza che la sensibilità che oggi stiamo avendo sull'intelligenza artificiale è quella giusta. Di marketer che si stanno appassionando, di aziende che stanno guardando. Io spero che questo dalla sensazione passi poi a un elemento di execution, di realtà. E ancora ho sentito elementi che riprenderò come quello della frammentazione, dell'impatto dei risultati. Oggi da marketer ci confrontiamo ancora su questo. Vi dicevo, oggi rappresento i limiti 5 anni fa era un PowerPoint, poche chart. Oggi è un gruppo bancario che ha fatto nel 2023 oltre 100 milioni di utili, che ha riunito, che è stato creato da 950 persone che noi definiamo i limiters per la loro passione, ma soprattutto perché sono riusciti a creare una storia così incredibile perché sono legate da un purpose, che è quello di dare credito nella doppia accezione, quindi che il finanziamento ma anche credere nelle imprese italiane. Sappiamo che il tessuto imprenditoriale italiano è fatto per l'80% da piccole e medie imprese e rispetto al marasma che abbiamo visto in questi 5 anni, tantissime sono trovate in difficoltà. Tantissime vengono da noi perché offriamo credito specializzato per essere rilanciate, oppure vengono da noi per chiederci di supportare il loro piano di impresa, il loro piano di crescita, dove vengono inseriti anche elementi di digitalizzazione e di innovazione. Quindi abbiamo voluto creare una banca di nuovo paradigma che fa credito specializzato, che ha fatto in 5 anni scarsi oltre 100 milioni di utile. È stato possibile perché, come dicevo, abbiamo riunito le migliori competenze e abbiamo investito da subito in tecnologia. Naturalmente, e probabilmente è stato più semplice, partire from scratch non è ridisegnare, rivedere, riprendere o costruire delle sale in cui si fertilizzano la tecnologia. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, abbiamo investito in un'infrastruttura che è totalmente digitale, modulare, in cloud, che non ha legacy, significa che non ha legami con i sistemi tradizionali passati e questo ci dà la possibilità di governare, di presidiare, di avere quell'autonomia di cui abbiamo bisogno. Autonomia e il nostro human touch, quindi competenza e spirito imprenditoriale, ci ha fatto naturalmente atterrare a sperimentare, dico io, l'intelligenza artificiale. Probabilmente condividerete che forse fino a un anno fa non c'era molta letteratura a riguardo, almeno a me non risulta, ma c'era l'intuizione che è quella che oggi io vedo nei numeri. Quello che abbiamo fatto, prima cosa, siamo un gruppo bancario quotato, miei colleghi geniali hanno detto perché inserirci all'interno dei sistemi open? Capiamo come questi sistemi open funzionano e facciamocelo in casa. Abbiamo costruito Leo, che ha un contenitore che ci consente di avere tutte le informazioni dell'azienda, tutti i processi, tutto il know-how, di prendere anche dati e informazioni dall'esterno e di mettere all'interno di un ambiente protetto, che è dedicato proprio ai dipendenti. Seconda cosa, abbiamo ingaggiato, a me non piace molto questa parola, diciamo che abbiamo chiesto se delle persone avevano voglia di cimentarsi in questa sperimentazione. Qui c'è Rosalba che, oltre a far parte del team media, è una delle task forcer. Più di 30 persone hanno alzato la mano e si sono candidate. Noi le abbiamo formate, loro si sono formate, noi le abbiamo ingaggiate, ma sono state loro a lavorare parallelamente al loro lavoro quotidiano per sviluppare degli use case utili all'azienda,
Tra l'altro, scusate, task force trasversale tra competence line business unit, quindi trasversale all'azienda, per sviluppare degli use case che mano a mano noi stiamo mettendo nel processo di sviluppo. Abbiamo anche, e questo è l'elemento a cui tengo di più, abbiamo anche come terzo punto insistito nel perforare quello che dal mio punto di vista era già a un buon livello, che è l'approccio con i media. Abbiamo voluto perforarlo ulteriormente, ma per farlo performare ancora di più, per far sì che i dati, abbiamo sentito e lo sentiremo oggi, i dati non fossero soltanto un accumulo, un qualcosa da gestire, ma che si potessero trasformare in decisione, per far sì che non rimanessero statici e ci facessero venire il mal di testa, ma potessero trasformarsi in un vero e proprio dialogo. Condividerete con me, e l'abbiamo sentito, l'ho citato all'inizio, della frammentazione dei silos, che questi sono i punti su cui, se non agiamo bene, ci troviamo ogni giorno a scontrarci. Cosa sono? Naturalmente i dati sono in silos che non si parlano, hanno diverse fonti, hanno diverse tassonomie, hanno diversi modi di espressione, e serve una task force soltanto per riconciliarli alle volte. Questo naturalmente comporta anche a rallentare la decisione. Certo, le decisioni possono essere prese per intuito, per forma, ma non avremo mai, quell'approssimazione non ci riuscirà mai, non ci supporterà a raggiungere il nostro risultato. Se questi due fattori sono veri, quindi i dati che sono in silos e lo storico che spesso è impossibile ricostruire, comparare, mettere parallelizzare, io non mi sentirei tanto pronta a fare il lavoro che faccio, perché mi sentirei già di avere una buona possibilità di fallire o di guadagnare dei soldi e di non meritarmeli, perché se non ho quelle due componenti che supportano il mio processo decisionale e la possibilità di guidare il team, sicuramente non sarò efficace, perché non riuscirò ad avere un ritorno sugli investimenti. Abbiamo visto prima quante sono le figure all'interno dell'azienda che sono sempre più aware rispetto allo spending media, e dall'altra non riuscirò ad essere efficace neanche come capo, perché impiegherò e pagherò le persone del mio team per fare lavori di routine a basso valore aggiunto, ed è quello che io non voglio, che non mi piace. Quindi abbiamo cercato di metterci nella condizione giusta per evitare che questi pain points potessero impiegare le nostre giornate. E questa è una prima risposta. A me piace un sacco quella parola in alto che è governance orizzontale. La governance è qualcosa che, se proviamo a visualizzarla, è un qualcosa che va a imbuto, che scende, che è una cascata, che ha dei processi. La governance orizzontale ci dice che tutti vengono messi nella condizione di vedere una cosa. Come? Perché accedono a un singolo contenitore che in modo automatizzato prende i dati terza parte, prende i dati proprietari, prende gli analytics, prende le diverse tassonomie che vengono utilizzate e le normalizza. Io non ho bisogno più di comprendere, probabilmente non ho bisogno più di essere così tanto esperto, perché c'è qualcosa che agisce, che può agire meglio di me. Quindi, primo elemento di soluzione è proprio avere una piattaforma che consenta di avere una sintesi, per me, di tutte le informazioni che vengono dalle diverse piattaforme. Sappiamo che la sintesi non è efficace se non ha una espressione, se non ha un vestito, se non ha un volto, e il volto sono le dashboard che restituiscono chiarezza, che possono essere affrontate a diversi livelli, per diverse situazioni, in base a qual è l'obiettivo di quel momento, che cosa voglio guardare. Voglio guardare un andamento, voglio guardare un periodo temporale, voglio spaccare il capello sul dato, voglio comparare, voglio avere lo storico, voglio avere altro.
Quindi ho sempre dei report che sono naturalmente tracciabili e sono, mi ricollego al primo punto, in un unico contenitore. Terza soluzione, a me piace chiamare il meteo marketing perché questo meteo mi dà più confidenza del meteo a cui accedo la mattina per vedere se dovrò portare con me l'ombrello, no? Generalmente è qualcosa che ci dà frustrazione, ok? Il meteo marketing, per come lo intendiamo noi, ci fa proprio, grazie all'intelligenza artificiale, grazie all'eco delle raccomandazioni, ci fa in qualche modo prevedere. Ci dà dei push, ci mette il dito sulla spalla per dire guarda che probabilmente in base a succederà questo, guarda che probabilmente ti sei perso questo elemento. E non è la macchina che guida, è la macchina che ci supporta, è la macchina che ci fa venire quel dubbio che possiamo approfondire, abbiamo la possibilità di continuare a dubitare, abbiamo la possibilità anche di stoppare, perché ricordiamoci che tutto ciò che è intelligenza artificiale è un'intelligenza artificiale che impara per generare, che apprende per dare il supporto di cui abbiamo bisogno. E poi il lavoro manuale. L'automazione totale ci consente di non sprecare il tempo nel prendere decisioni, perché se abbiamo la sintesi, se abbiamo quel contenitore a cui accedere sempre, avere una visione olistica, se abbiamo quelle dashboard chiare, in realtà noi impiegheremo meno tempo per capire dove possiamo agire, dove la nostra prossima azione può avvenire, e sicuramente avremo più tempo, il team avrà più tempo per occuparsi della componente strategica. Tante volte quando si pensa a liberare tempo delle persone, si pensa a liberare tempo delle persone per metterle su altre attività. A me piace pensare, o almeno è così che guido il mio team, che quel tempo che viene risparmiato sono un po' come gli utili, no? Vengono reinvestiti per perfezionare quel sistema, per sfidarlo ulteriormente, per consentirgli ancora di imparare. Per cui se avevamo dei silos, se avevamo un rallentamento nelle decisioni, se avevamo un team che probabilmente non era proprio soddisfatto, questi sono i 4 principali punti che attraverso naturalmente l'utilizzo della piattaforma di Mint siamo andati a incasellare, che oggi ci rendono confidenti di poter fare un ottimo lavoro. Non è tutto magico, l'effort e la volontà, come dicevo prima, di migliorare deve esserci, le sfide ulteriori devono essere proposte, perché se è vero che, cos'era Salvatore, 3/4 dei marketer utilizzeranno piattaforme di questo tipo, esatto. Ok? Se noi che siamo, e lo dico al team, se noi che siamo un po' più avanti non andiamo ancora avanti, saremo come tutti gli altri, fra pochissimo. Recap finale, sintesi, quindi riusciamo ad avere controllo attraverso un unico contenitore e capire quali sono le opportunità immediatamente che possiamo avere per agire e per avere successo, o almeno avere la consapevolezza per prendere la nostra strada. Mi piace tantissimo che il dato viene democratizzato. È un po' come quando sono nate le banche digitali. Cosa hanno fatto le banche digitali? E hanno tolto la simmetria informativa che c'era tra lo sportellista e il cliente della banca. Allo stesso tempo queste piattaforme fanno sentire anche chi è un po' più dietro, danno la comprensibilità, quindi lo mettono e sono inclusive, no? Lo democratizzano e consentono ai team, che è l'agenzia, che è il team interno, di lavorare tutti su uno stesso criterio. E poi, me l'ho già detto naturalmente,
la tecnologia c'è, esiste, bisogna utilizzarla, ma poi sono le persone non solo a farla funzionare, ma anche a farla correre, a renderla utile. Vi ringrazio. Grazie, grazie a te. Ti invito a prendere posto qua. Maurizio, anche tu qui, magari così iniziamo a popolare queste sedie. Grazie, giusto un commento, ovviamente quello più secondo me più importante. Ovviamente innanzitutto complimenti, perché dal PowerPoint di 5 anni fa a dove siete arrivati oggi, chapeau. Il secondo spunto che porto a casa, data driven. Io dico sempre essere usciti, io ero dall'altra parte, io non ero in questo mondo, io ero CMO e CEO, dall'altra spendevo i soldi, e quindi oggi dico da una stomach driven economy o da una stomach driven marketing activity a una data driven marketing activity, e poi uno stimolo perché anche a te e al tuo team, perché i grandi colossi, non un italiano, ci ha chiamato un grande colosso spagnolo 2 settimane fa, siamo stati da lui in Spagna, e stanno iniziando a guardare ed accelerare, perché ovviamente hanno capito che il futuro è quello che tu ci hai raccontato, e quindi uno stimolo a correre, perché sicuramente i grandi colossi stanno arrivando, così come nell'automotive Tesla ha rotto l'equazione e le regole del gioco, sicuramente anche in tutti gli altri mondi, ovviamente quelli più facili da trasformare o più veloci da trasformare, sicuramente vuole essere da parte mia uno stimolo a correre ancora più veloce. Quindi è un augurio di fare ancora meglio. Ovviamente abbiamo detto che portiamo altre testimonianze, altri racconti. In questo caso un'associazione, quindi un interessante, grazie a Giuseppe e Francesco, overview su quello che è un progetto e una loro attività, ovviamente a livello di associazione, quindi esperienza anche qui trasversale, non verticale ma trasversale. Quindi invito Giuseppe e Francesco a raggiungermi, ti lascio il palco e ascoltiamo la tua parte, diciamo, di esperienza e di racconto. Grazie. Innanzitutto grazie a Mint, grazie anche a Pimpinelle, presidente di Maurizio di APSP, per averci permesso oggi di conoscervi e di avere questa opportunità. Da quando abbiamo costituito l'associazione delle software house assicurative, credo che sia importante l'inclusione, sia importante. SHARE significa proprio ascolto, è nato come acronimo di ascolto e condivisione. In queste situazioni, in queste opportunità, in questi eventi cerchiamo di condividere quella che è l'esperienza di un contesto un po' di nicchia e un po' chiuso, perché le assicurazioni sono, sempre state un passo indietro. C'è una pubblicità che dice sempre un passo avanti, invece mi viene da dire un passo indietro, seguendo sempre quelle che sono le dinamiche del fintech, del mondo bancario, e cercando oggi di riprendere un po' quel gap che ci portiamo dietro nativamente. Che cos'è SHARE? SHARE, come ho detto, è l'associazione delle software house assicurative, cioè quei soggetti, quei player, quelle aziende che hanno come business fondamentale il servizio per le imprese delle assicurazioni, ma non solo imprese assicurative, ma anche agenti e anche broker. Questi in breve sono i numeri che oggi riassumiamo: 40 aziende associate italiane, è importante, e oltre 250 milioni di euro di servizi al software per il mercato. Che cos'è SHARE? SHARE appunto è un'associazione di categoria senza scopo di lucro, in realtà, anche se viene un po' difficile, condividere questa, però è così, funziona così come modello. Siamo gli operatori di eccellenza del mercato, è un soggetto super partes, cioè come vedete a fianco dalla slide si pone in maniera secondo me intelligente ed opportuna come anello di congiunzione tra le imprese di assicurazione, gli intermediari di distribuzione delle polizze e i consumatori. Vuole essere un unico interlocutore istituzionale, è il mondo assicurativo altamente governato
da norme, ancora più che le banche, che da un lato è come posso dire, il fatto di avere tante norme in qualche modo difende il mercato, ma di base lo limita nello sviluppo, nell'evoluzione, nel progresso. Difatti, noi dal 2016 che siamo nati promuoviamo standard di comunicazione. Già al tempo, dove ancora non si parlava di intelligenza artificiale, pensavamo appunto, e ancora lo portiamo, come base che le piattaforme devono essere interconnesse tra loro. E lo standard di comunicazione, lo standard di interconnessione che noi portiamo al mercato e promuoviamo affinché le imprese di assicurazione possano condividere i propri dati con gli intermediari e con i consumatori, abbia un valore importante, appunto perché se non c'è condivisione di questi dati, permettetemi una cosa, possiamo parlare di qualsiasi intelligenza artificiale, di qualsiasi open insurance o fintech o quello che volete, ma se non condividiamo i dati, rimane solo appannaggio di pochi che hanno delle disponibilità per gestirli quei dati, e non si fa veramente innovazione e sviluppo e progresso. Parlo del paese Italia, dello sviluppo economico del paese. Oltre a questo, appunto, cerchiamo di divulgare cultura informatica, perché comunque ce n'è bisogno, soprattutto nel nostro settore, perché sono assolutamente distaccati. Riferimento tecnico conosciuto è che vogliamo anche creare valore per tutti gli stakeholder. Abbiamo diversi rapporti con le associazioni principali, le principali associazioni di categoria, con l'ANIA piuttosto che il Sindacato Nazionale Agenti, oppure le varie associazioni dei consumatori, e anche partnership importanti appunto con APSP e con anche l'Italian Insurtech Association, che molti di voi credo conosciate. Anche attività istituzionali, appunto assolutamente importante. Vengo proprio da un congresso proprio ieri a Roma, dove abbiamo avuto modo di confrontarci proprio con l'ente regolatore, con l'ANIA, c'erano anche esponenti del GDPR, del garante e dell'autorità garante per il commercio. E siamo stati anche, facciamo parte del dipartimento del comitato fintech del MEF, e cerchiamo appunto di valorizzare e di portare, diciamo, di agganciare quelle che sono le dinamiche che oggi di fatto vanno avanti per sviluppare quello che è il nostro mercato nel contesto assicurativo. Abbiamo sviluppato un importante progetto in collaborazione con l'IVAS in una sandbox in questi ultimi 2 anni, che appunto è uno degli esempi concreti, per il quale ho l'onore di invitare sul palco Francesco Manenti, uno dei nostri migliori consiglieri dell'associazione, e lascio a lui il piacere di descriverlo mantenendo i tempi che ci avete dato. Grazie a tutti, è disponibile per relazioni. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Manenti e sono delegato, consigliere delegato con delega all'ambito fintech per Share. Sostanzialmente oggi vi racconto un caso d'uso che abbiamo portato avanti in questi 2 anni, che secondo noi è il primo vero caso d'uso di Open Insurance tutta italiana. Ovviamente non è un progetto ancora disponibile sul mercato, e ci tengo a precisare, non è un software. Il nostro obiettivo in questa operatività, che ci vede in partnership con IVAS in un ambiente controllato alla sandbox, con un'autorità di vigilanza che sia supportato, è l'interoperabilità del dato. Ovvero, siamo partiti da un'esperienza di successo, il cassetto fiscale. Tutti noi lo conosciamo, la fattura elettronica è diventata, attraverso il cassetto fiscale dell'ADE, uno standard per unire fornitori, clienti e standardizzare questi processi. Come ha detto giustamente Giuseppe, noi arriviamo sempre dopo. L'ambito assicurativo è sempre tra gli ultimi ad adottare l'innovazione tecnologica. Oggi siamo alla finestra a vedere l'open banking, che è già ben più maturo, e in quale direzione sta andando. E ovviamente dobbiamo trarne spunto. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di presentare un progetto che unisca il modus operandi del cassetto fiscale, le regole del fintech, e abbiamo cercato di declinarlo in un
in un progetto che abbiamo definito il cassetto assicurativo. Ovvero, il cassetto vuole essere uno standard di processo, quindi, come ho detto, non solo uno strumento tecnologico, per lato utente fornire un'opportunità di avere in un unico contenitore organizzato tutto quello che è il percorso della polizza, fatta con un agente, fatta con un broker, fatta direttamente con la compagnia. Quindi cambiare paradigma e rivolgerci e mettere al centro l'utente. Nella slide che vedete, gli step per cui un cliente, un contraente deve attraversare per arrivare alla fine ad avere la sua polizza sono il censimento, l'emissione della proposta e della polizza, tutta la fase operativa quindi da parte dell'agente o del broker di prevendita, la parte di acquisto e di pagamento, la parte di firma della polizza, l'emissione della quietanza e poi tutta la parte di back office per gli attori della filiera, le compagnie, quindi il flusso finanziario, l'incasso, la registrazione di cassa e la comunicazione di copertura. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito varie competenze della nostra associazione, quindi gli esperti di blockchain, gli esperti di pagamenti digitali, gli esperti di firma grafometrica e di firma digitale, e li abbiamo sapientemente mixati per ottenere un'operatività vera di cassetto dell'assicurato. Quindi l'assicurato non deve più dire ho l'applicazione con tale compagnia, con tale broker, ma avere un contenitore unico dove convergono tutte queste informazioni. Blockchain fondamentale per dare la notarizzazione delle informazioni. L'intelligenza artificiale ci è stata di grandissimo supporto in questo progetto per semplificare il percorso, quindi soprattutto lato dialogo di onboarding e per portare alla firma l'utente per semplificare la progettualità. Considerate che questo progetto è partito 2 anni fa, quindi ragionevolmente anche il contributo dell'intelligenza artificiale è stato solo parziale rispetto a già quello che si può fare oggi. Ci siamo focalizzati sul set informativo standard e tutte le nuove regole di conservazione. Vi salto la parte dei benefici per gli attori della filiera in termini di broker, agenti e compagnie, ma vi condivido quelli che sono i vantaggi invece per il cliente finale, perché tutti noi, non so in quale settore lavoriate, ma di sicuro un'assicurazione ce l'avete, che sia casa, cane, macchina, moto. E quindi ragionevolmente rapidità, consensi semplici, una comunicazione facile, una portabilità del dato e un controllo del vostro cassetto, secondo noi diventano un set di vantaggi fondamentali. L'obiettivo di questo progetto con IVAS della Sandbox, che si è concluso a febbraio 2024, ci ha portato a dimostrare che l'open insurance è fondamentale, con questo esempio concreto, per raccogliere e gestire tutti i dati. Una modalità operativa aperta diventa ulteriormente fondamentale per il cliente finale, ma per tutti gli attori della filiera, quindi non devono rimanere, come ha citato la collega, dei silos chiusi, devono essere interoperabili, aperti questi dati, altrimenti non si riesce a costruire del valore aggiunto. E soprattutto, grazie a questa soluzione che, ripeto, non deve essere un prodotto tecnologico, ma uno standard di processo, si riesce finalmente a diventare più efficienti, sicuri e trasversali. Come ho detto prima, a chi si rivolge questo progetto che è stato validato e positivamente valutato da IVAS? A tutti noi. Quindi l'intermediario di fiducia a cui ci rivolgiamo per avere una polizza, con uno strumento del genere, ci semplifica la vita, ce l'agevola e ce la rende più facile. Assolutamente sì. Grazie dell'attenzione. Grazie a te. Invito anche te a prendere posto qui accanto a noi e alla fine, Maurizio, mi sembra che ascoltando sempre più contributi il fare sistema è più che necessario, cioè oramai ci siamo, le esperienze sono talmente tali, e talmente assortite ed integrate che forse se le mettessimo a sistema alla velocità della luce potremmo trarne vantaggi anche come sistema paese, sono assolutamente d'accordo con te. E adesso portiamo un'esperienza che va un po' oltre
anche i nostri confini, non solo quelli diciamo, di ciò che stiamo discutendo, ma anche quelli in qualche modo territoriali, quindi con un punto di vista anche internazionale, e mi fa piacere insomma portare un'esperienza e un racconto di AWS, in particolare di Katalin, che invito a raggiungermi qui accanto a me e a darci una visione che va al di là di quello che è un po' il nostro ambito, ma va anche al di là con un'esperienza di quelle che sono il punto di vista di un operatore come AWS. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Katalin Borsan, sono un Solution Architect di AWS e come Solution Architect sono dedicato a un customer set in Italia principalmente di aziende che operano nel settore finanziario, quindi il mio focus è principalmente sulle assicurazioni e di base sono il loro punto di riferimento tecnico-tecnologico per tutte quelle che sono le nuove iniziative di modernizzazione e innovazione tramite il cloud. In questa sessione vi parlo di Generative AI, spero di non essere troppo tecnico essendo di questa matrice, però diciamo, sono già contento perché essendo per ultimo, devo dire, ho già fatto i compiti perché penso di aver toccato tutti i punti che avete menzionato prima. Mi piace diciamo, ripartire dalla base. Ormai di Generative AI se ne parla forse da 2 anni ormai, grazie all'uscita di ChatGPT, lo menziono perché poi è importante secondo me per toccare certi temi, però diciamo che generalmente l'intelligenza artificiale è sempre stato un tema caldo anche negli anni passati, solo che prima avevamo, diciamo, l'intelligenza artificiale si basava principalmente grazie all'addestramento di dati, diciamo, principalmente strutturati, a quelle che erano attività di forecasting, clustering, classificazione e così via. Mentre con l'uscita di ChatGPT a dicembre del 2021-2022, adesso 2022, praticamente è diventata popolare, non che prima non esistesse, ma grazie a questo evento è diventata popolare un nuovo tipo di intelligenza artificiale, un nuovo tipo di modelli che potete vedere qui alle mie spalle, chiamati Foundation Model, che sono principalmente modelli addestrati su grandi moli di dati non strutturati e che sono in grado di imitare o comunque avere delle basi di intelligenza umana e quindi consentono anche di avere quella che è un po' la caratteristica più creativa, quindi consentono di generare contenuti che possono essere principalmente testuali, ma adesso stiamo vedendo anche contenuti multimediali, quindi parliamo di immagini, video, audio e insomma non so qual è il limite. Sicuramente toccando anche i punti di prima, abbiamo visto come, cioè possiamo vedere come a oggi, grazie all'intelligenza artificiale generativa, stiamo già vedendo principalmente toccando due stream. Uno è quello dell'innovazione. Prima fare machine learning, anche prima quando parlavamo di dati, forecasting, il meteo, sicuramente un'attività che si faceva e si fa ancora, si farà, quindi poi magari parleremo anche di che cosa è adatto per la generativa AI e che cosa no, però principalmente servivano dati, quindi serviva, questa è la challenge diciamo forse più grande dell'intelligenza artificiale tradizionale, avere i dati innanzitutto, classificarli nel modo corretto perché poi alla fine sono algoritmi statistici e quindi abbiamo bisogno diciamo, di tutta questa attività per cui necessitiamo di skills e persone molto competenti, quindi parliamo di data scientist. Mentre con la Generative AI di base stiamo portando vicino alle persone la diciamo, possibilità di poter innovare diciamo, grazie a un tool già pronto, grazie a dei modelli generici che poi potremo andare a diciamo, migliorare e specializzare su quella che è la base dati aziendale, scusate. Però la cosa secondo me veramente interessante, poi è inutile che fingo, vedete io sono abbastanza giovane, quindi se penso a quella che è la barriera d'ingresso per me per lanciare qualcosa di nuovo è oggi praticamente zero. Oggi facevo un workshop con un cliente, mi ha detto ho fatto Tetris in mezz'ora, ho fatto un'applicazione Android in mezz'ora solo grazie all'intelligenza artificiale e quindi grazie diciamo, alla Generative AI oggi la barriera d'ingresso per innovare sia che per un individuo che per una startup è praticamente zero. Detto questo, poi tocco altri temi che sono quelli della produttività.
molti task manuali ripetitivi possono essere adesso eliminati, l'intelligenza artificiale generativa può automatizzare la creazione di contenuti, diciamo tutta la parte più ripetitiva e meccanica del lavoro, lasciando diciamo alle persone semplicemente la possibilità di metterci l'idea oppure la validazione dell'output prodotto appunto dagli LLM. E ultimo ma non meno importante, come ogni grande wave, da uno studio di Goldman Sachs si prevede che nei prossimi 10 anni il PIL globale aumenterà del 7% e nasceranno chiaramente, come in ogni nuova wave, nuovi posti di lavoro. Sempre dallo stesso studio, il 60% dei posti di lavoro che esistevano nel 1940 adesso non esistono più, e quindi tocco anche il punto delle skills. Andrà sicuramente affrontato questo tema, skills, nuove competenze e sicuramente nuovi lavori, nuove attività che adesso non riusciamo neanche probabilmente a immaginare. Detto questo, perché AWS? Non so quanti di voi conoscono, sicuramente conoscete AWS, però vi racconto un po' di storia. Amazon Web Services nasce nel 2006 come una, diciamo, business unit di Amazon. Amazon ai tempi, l'e-commerce, era una startup, aveva bisogno di avere un'infrastruttura all'avanguardia per far fronte alla stagionalità dei picchi o dei flash sale, quindi pensate per esempio Prime Day e tutti questi tipi di eventi, e quindi ha creato internamente un'infrastruttura performante e diciamo all'avanguardia, che poi abbiamo deciso di voler mettere a disposizione ai nostri clienti. Qual è il beneficio di utilizzare AWS? Oggi AWS mette a disposizione 200 e passa servizi. Per servizio intendo una risorsa IT, può essere una base di dati, può essere un modello di machine learning, ma la differenza rispetto a prima è che prima per fare, diciamo, nuove applicazioni, sostenere la mia infrastruttura, avevo bisogno di grossi capitali di investimento, processi molto lunghi. Adesso invece con il cloud è cambiato il modello. Con il cloud io posso operare come azienda in modalità self-service, on demand, quindi quando mi serve la risorsa la posso richiedere immediatamente a mia disposizione in qualsiasi location nel mondo che noi mettiamo a disposizione. Oggi abbiamo 33 region, quindi 33 location dove i clienti possono lanciare infrastrutture, salvare i dati e soprattutto ovviamente poi decidere anche come questi dati devono essere spostati. Quindi questo fa sì che mi ricollego, diciamo, al punto di ChatGPT. ChatGPT è un'applicazione, nel senso che è un chatbot, un'applicazione web, è un chatbot, e questi esistevano anche prima degli LLM. Il vero, diciamo, motore è quello che sta dietro, che è l'LLM, che si chiama GPT, e quindi dico questo perché ChatGPT è un prodotto per i consumer, mentre chiaramente i nostri clienti sono delle aziende. E quindi quello che noi vogliamo mettere a disposizione proprio per l'enterprise, per le aziende, è la possibilità di potersi creare il proprio ChatGPT, tra virgolette, la propria applicazione che sfrutta gli LLM da dare ai loro clienti. E per fare questo tocco anche il tema della modernizzazione. Una cosa che non ho detto prima, scusate, che il modello di utilizzo, diciamo, on demand prevede anche che sia pay as you go. Probabilmente dico una cosa scontata, però rispetto ai grossi capitali di investimento iniziale, adesso le risorse che io utilizzo le pago soltanto quando le utilizzo. Non le utilizzo più, le spengo, le cancello, non pago più. Quindi questo mi consente anche, per esempio, di poter iniziare fare ricerca e sviluppo senza avere a disposizione chissà che budget, sperimentazione, e quindi sviluppare quei modelli, diciamo, che agile, che tanto, diciamo, ci piace dire. Però mi collego anche al punto della democratizzazione, perché Amazon e AWS utilizza gli stessi servizi che mettiamo a disposizione dei nostri clienti per far girare i propri servizi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che le start-up, che oggi principalmente nel mondo della generative AI, che sono gli LLM provider, quindi chi mette a disposizione questi modelli, hanno a disposizione, e ovviamente anche le aziende, la stessa infrastruttura, la stessa, diciamo, potenza che è, diciamo, il risultato di quella che è la nostra ricerca e sviluppo, quindi i nostri investimenti in
chip performanti, capacità di calcolo, infrastrutture a bassa latenza per avere alte prestazioni, e quindi questo consente di democratizzare quella che è l'innovazione, perché l'innovazione secondo me non viene fatta da sola, e quindi sono sempre più player che lavorano insieme, e è un po' diciamo quello che abbiamo visto anche prima. E quindi tutti quanti hanno a disposizione gli stessi strumenti, e tutto questo meccanismo, tutto questo feedback loop è diciamo un flywheel effect, scusate la buzzword, che consente diciamo di rialimentare lo stesso ciclo. E ultimo ma non meno importante, il nostro focus essendo sull'enterprise, ovviamente, e soprattutto visto che siamo in settori regolati, è quello della privacy e della security. Ogni modello di intelligenza artificiale generativa gira in un tenant privato, in un ambiente privato, raggiungibile soltanto dalla rete, dall'ambiente del cliente, e soprattutto tutte le interazioni con questo modello dalle applicazioni vengono cifrate, quindi non si mitiga il rischio di intercettazione diciamo, dei messaggi di questa comunicazione. Detto questo, penso che uno dei messaggi di quanto ci crediamo è anche quanto lo stiamo utilizzando. Qui trovate 3 esempi su Amazon. Il primo Rufus, è il nostro chatbot, lo trovate nell'applicazione mobile. Rufus utilizza un LLM, è stato trainato, quindi è stato addestrato su quello che è il nostro catalogo, i nostri prodotti, le review e diciamo, le Q&A dei prodotti, per poter dare un'esperienza utente superiore. Dopodiché le reviews. Quante volte quando avete acquistato un oggetto su Amazon trovate migliaia di reviews, prodotti molto simili, quindi utilizziamo diciamo, la generative AI per aggregare tutte queste reviews e permettere all'utente di vedere un riassunto di quelli che sono i punti di forza e i lowlight di quel prodotto. Terzo punto è Amazon Pharmacy, la nostra divisione che in US consente tramite e-commerce anche di ordinare farmaci, anche dietro prescrizione. Il motivo per cui lo utilizziamo è perché di base le prescrizioni, sapete tutti quanti, al di là della scrittura dei medici, sono anche molto poco strutturate come stile, quindi medici diversi chiaramente usano stili diversi, chi scrive, chi è più diciamo, conciso, chi è più verboso nella prescrizione, chi usa termini diversi per dire la stessa cosa, oppure chi usa lo stesso termine per esprimere concetti diversi. E quindi tramite un LLM prendiamo tutte queste ricette che sono scritte, che sono praticamente dati non strutturati, testo libero diciamo, e facciamo sì che siano incasellate in un output standard, chiaro, che il paziente può riconoscere, che è sempre lo stesso e che può appunto interpretare e capire al meglio. Molto velocemente su come questi servizi si traducono, non vado diciamo, molto nel tecnicismo, però principalmente vedete 3 layer. Il layer sottostante è quello che vi dicevo prima per le startup. Questa è l'infrastruttura, quindi i chip su cui abbiamo investito, che ci siamo creati in casa, l'infrastruttura, quindi la disponibilità di banda, perché sposto tanti dati e quindi ho bisogno di poca latenza, alta disponibilità di banda per avere prestazioni, e quindi in questo layer principalmente troviamo quelle che sono le startup, Anthropic e simili, che quindi offrono gli LLM, quindi addestrano e sviluppano nuovi LLM e quindi hanno bisogno di diciamo, prestazioni di calcolo enormi. Nel layer intermedio trovate Amazon Bedrock. Amazon Bedrock è il nostro servizio serverless, questo vuol dire che i server continuano a esistere, semplicemente il cliente non li vede più, quello che il cliente ha a disposizione è un endpoint API e tutto il resto, l'alta affidabilità, la sicurezza, la resilienza del servizio viene gestito da noi. Il cliente deve soltanto scegliere il modello che vuole utilizzare, e adesso vi dico perché parlo di il modello, perché ce ne sono di più e vi racconto la nostra visione, ma una volta scelto il modello poi in tempo zero, sempre a seconda di quello che utilizza, paga, e posso dirvi costa veramente pochissimo fare dei prototipi, perché di base il modello di pricing non va tanto su potenza di calcolo ma su numero di parole processate, per semplificare, quindi
è un modello di pricing molto, molto accessibile, soprattutto per fare dei test, e come vedete ha tutte le features che un'azienda enterprise ha bisogno. Uno di questi per esempio è Guardrails. Se sviluppo un chatbot per esempio per il servizio clienti di una banca, magari voglio inserire un'istruzione al modello che dica mi raccomando non dare consigli finanziari, oppure nel senso scrivi che questo non è, ogni tua risposta non è un consiglio finanziario, non usare per esempio bad words, evita la tossicità e così via. Stessa cosa anche customization, quindi questi modelli possono essere personalizzati per andare a conoscere, tra virgolette, quindi possono essere migliorati per andare a conoscere, avere in pancia anche quella che è la conoscenza di industria. Questi sono modelli generici, però magari in un'industria come quella bancaria o delle assicurazioni ci sono certi termini specifici, tecnici, e quindi posso andare ad addestrare i modelli per far sì che li possano già conoscere diciamo di default. Nella parte più alta parliamo veramente di applicazioni quasi consumer, sempre interne, dedicate alla workforce di un'azienda, però Amazon Q per esempio è un servizio che mi consente di agganciare la mia base dati aziendale con dei connettori molto semplici, quindi sia una base dati che può essere documentale, piuttosto che una base dati relazionale, data warehouse, database e così via, e creare con 2 clic, davvero, non sto esagerando, un chatbot, quindi tra virgolette, il mio chat GPT interno, e quindi questo chiaramente fa il time to market, ha un time to market bassissimo e soprattutto poi è interno, quindi anche il rischio, tra virgolette, è limitato, ecco. Qui, parlando sempre di Bedrock, potete vedere tutti i modelli che mettiamo a disposizione. Probabilmente alcuni di questi li avete già visti, i modelli di Meta, Anthropic, probabilmente avete sentito, Mistral, che è francese, i nostri modelli, alcuni open source, altri proprietari, però perché mettiamo più modelli a disposizione? Perché crediamo che in questo momento, dove è ancora tutto in divenire, è impensabile pensare di committarsi già su un singolo modello, e quindi la nostra visione è quella di mettere a disposizione più modelli, anche perché, come potete vedere, ogni modello è specializzato su dei task. A seconda della base dati di training ci sono modelli che sono molto più performanti nella summarizzazione, ci sono modelli che sono molto più performanti per esempio nel sentiment analysis, nella comprensione del testo, e soprattutto a seconda della dimensione cambia anche quello che io pago. Quindi chiaramente più è grande il modello, più diciamo, capacità di computazione avrà bisogno e più io andrò a pagare. Ma non è detto che per tutti i task ho bisogno di un modello che abbia un quoziente intellettivo di un PhD, per intenderci, quindi magari a volte devo solo fare dei riassunti e quindi posso andare a utilizzare modelli più piccoli che costano meno e sono più efficaci. Sotto potete vedere anche come posso andare a implementare diverse feature, tra cui appunto fine tuning, RAG, diciamo che è un pattern che consente di integrare la risposta che il modello dà con quella che è una base documentale aziendale, quindi di base è un modo per agganciare l'LLM a quello che può essere per esempio una mia base dati, diciamo, di documenti, che quindi abbia nozione di questi documenti che esistono, che quindi conosca, diciamo, la mia realtà. Mi collego anche prima al punto che si diceva prima, l'anno scorso, sui trend, l'anno scorso, devo dire in prima persona, è stato l'anno del cos'è questa cosa, cosa ci possiamo fare, aiutami a capire, e quindi devo dire che l'anno scorso è stato molto un anno in questo campo di education ed enablement, e questo l'abbiamo potuto vedere anche dall'attenzione, no? Generative AI in tutte le news, su tutti i prodotti, ormai anche gli spazzolini hanno la sigla, e quindi l'anno scorso è stato, diciamo, un anno molto proficuo di sperimentazione, e devo dire che quest'anno vediamo che questi prodotti sulla base di LLM vengono messi in produzione, abbiamo case study, e ovviamente ne stanno uscendo, però chiaramente è sempre un campo in continua sperimentazione, e lo possiamo vedere anche dal fatto che le domande che vedete alle mie spalle sono domande che, se tolgo GenAI, metto qualsiasi altro progetto, bene o male mi ritrovo, quindi vuol dire che stiamo andando, no, in un'ottica di messa in produzione, standardizzazione, e quindi il fatto che il valore ormai è consolidato e riconosciuto.
Quindi, grazie alla Generative AI posso sbloccare, diciamo, diverse capabilities, possiamo vedere dai chatbot a assistenti virtuali, possiamo vedere per esempio creazione di contenuti, soprattutto in ambito marketing e advertisement, ma soprattutto anche ottimizzazioni di processi aziendali, quindi più di back office. Per esempio io che lavoro con l'assicurativo è un'area molto in cui i miei clienti stanno molto investendo, perché è molto document based chiaramente, e quindi soprattutto anche sull'ottimizzare diciamo, il tempo delle persone, per esempio su apertura di sinistri o scansioni di fatture. Le aziende iniziano con, diciamo, stanno approfittando del fatto che esista il trend e l'hype per rivedere i propri processi e capire dove andare a implementare la Generative AI. Chiaramente questo è uno strumento già che di per sé è molto potente, però qui dico probabilmente qualcosa di scontato, ma quello che fa la differenza è l'accoppiata del modello con quelli che sono i dati, perché i dati aziendali, lo dicono tutti quanti, sono un asset, e quindi in questa maniera posso andare a specializzare il modello sulla mia azienda, sulla mia industria e soprattutto diciamo, nell'ambito marketing e advertisement sulla mia base utenti e clienti. Quindi proprio per questo abbiamo diversi use case di clienti anche nell'industria bancaria e assicurativa che utilizzano già Generative AI, tool di Generative AI, LLM, per andare a semplificare e diciamo, amplificare, personalizzare quelle che sono le campagne di marketing. Sicuramente dalla creazione di asset, quindi per esempio per creazione di post, creazione di contenuti multimediali, ma anche poi per esempio per creazione di slogan, brainstorming su possibili campagne, analisi su campagne passate, e quindi abbiamo diversi stream su cui stiamo... le aziende nell'ambito finanziario stanno lavorando da questo punto di vista. Una referenza interna di cui, diciamo, ancora non posso diciamo, citare il nome, sono nel nostro case study ma non su questo caso specifico, quindi probabilmente uscirà. È una grande banca basata in UK che è passata da campagne di marketing molto statiche, dove le campagne praticamente avevano come unica variabile il nome dell'utente ed erano molto standard su tutta la customer base, a diciamo, un approccio usando la Generative AI per andare a iper personalizzare a seconda del profilo quelli che erano i messaggi. Quindi chiaramente per profili più giovani si va verso certi tipi di messaggi, anche perché per esempio per oggi posso dire, poi questo non ho studi per confermarlo, però in primis posso vedere di come soprattutto le nuove generazioni guardano molto questa parte, guardano molto sia la parte di marketing, quindi quasi si preoccupano quasi meno della solidità della banca, ma si preoccupano più del fatto che l'applicazione è bella, è fatta bene, che il messaggio è divertente, e quindi questo è sicuramente diciamo un aspetto molto, molto importante, e loro praticamente hanno ottenuto un 900% di increase dell'apertura di nuovi saving account. Quindi questo è un case study recentissimo di cui purtroppo ancora non posso fare il nome, però per farvi capire che è realtà. Qui forse diciamo salto perché probabilmente si vede poco, doveva essere un video, ma di base, anzi non so quanto si vede, ma qui l'esempio di una macchina, potete vedere come con una semplice applicazione web, e ripeto, soprattutto con l'esempio di prima, posso usare anche la Generative AI per costruire questa cosa, perché l'intelligenza artificiale generativa, al di là di quelle che sono funzioni, diciamo, come marketing, può essere usata anche per la parte più tecnologica, quindi assistenza al codice, generazione di applicazioni che direttamente l'intelligenza artificiale crea. E qui posso andare a scegliere a seconda del prodotto, a seconda diciamo, del prompt, quindi del prodotto che voglio andare su cui voglio creare una campagna, e l'audience posso andare a personalizzare, in questo caso come un'auto viene, diciamo, l'immagine di un'auto viene
creato. Qui vedete il confronto base image, specialized image. Stessa cosa qui per esempio per la creazione di slogan, quindi questo secondo me è un esempio anche di come non si tratta soltanto di creazione del contenuto, ma anche di espressione e amplificazione di certi attributi che io voglio andare a toccare, quindi per esempio healthy, running, e quindi qui posso vedere che ho già diciamo una prima draft secondo me molto buona. Ok, questo è un altro esempio di, anche qui, quello che vi dicevo un po' prima, posso chiedere, no? Potete vedere com'è facile chiedere anche, scrivimi per esempio un social media post sulla base di questo audience, quindi questa parte di content creation secondo me è sicuramente la parte più di low hanging fruits, quindi di easy win su cui diciamo, si può immediatamente lavorare, anche perché basso impatto chiaramente viene sempre rivista da un umano, e quindi secondo me diciamo, è subito, può avere subito dei risultati molto, molto promettenti. Dov'è il futuro? Dove vediamo il futuro? Agenti, non so se avete mai sentito parlare di questo termine. Tramite agenti intendiamo la possibilità di integrare l'LLM con quelli che sono portali esterni. Quindi per esempio sono un'assicurazione, creo un chatbot per i miei utenti, per i miei clienti, scusate, il cliente mi apre una chat dal sito, mi chiede in che stato è questo sinistro, invece di dover chiamare o scrivere una mail, in automatico l'LLM può formulare una chiamata API verso appunto il claim center esterno, verso altri diciamo, sistemi esterni, ottenere dinamicamente quel dato, restituirlo all'utente e diciamo, restituire un output curato. Multimodale, quindi non soltanto testo, abbiamo visto prima immagini, video, multimodello e soprattutto ancora diciamo, la parte di policy e standard su cui ci stiamo diciamo, lavorando e su cui sono stati toccati tutti i temi. Quindi direi per iniziare, per concludere, come iniziare, scusate il gioco di parole, sicuramente valutando quelli che sono gli use case a disposizione e paragonandoli su queste dimensioni. Quindi sicuramente quello che mi può portare più ROI, quello per cui ho budget, magari ci sono certi use case per cui non ho budget, potrei avere tantissimo ROI, ma diciamo per motivi mi è capitato non è percorribile, quindi di base l'idea è quella di selezionare lo use case che ha il compromesso tra dati, tecnologia, skills e fattibilità, ma soprattutto diciamo, il messaggio qui è iniziare, proprio perché oggi diciamo, il rischio di rimanere immobili, sicuramente diciamo, il settore finanziario ha una componente di legislazione, diciamo, di regolamentazione molto importante, ma sicuramente ci sono degli use case da cui si può già iniziare e quindi di non aspettare, perché mentre inizio anche a fare esperienza all'interno dell'azienda, inizio a vedere quali sono le potenzialità, i limiti, le skills che mi servono e quindi è secondo me obbligatorio. Seconda cosa, empowerment, quindi noi mettiamo a disposizione non solo certificazioni ma anche corsi gratuiti e soprattutto programmi per le aziende, per esempio Learning Need Analysis, dove abbiamo la possibilità di lanciare diciamo, degli assessment, di fare degli assessment sulla workforce aziendale, capire che skills mancano, proporre dei piani di apprendimento, e questo è importante perché chiaramente quello che non si conosce fa paura e quindi per superarlo, diciamo, per iniziare diciamo, a lavorarci bisogna skillarsi. Ecco. Niente, principalmente i takeaways, un po' tutto quello che vi ho detto prima, no one size fits all, quindi sicuramente non possiamo aspettare di iniziare subito nel modo giusto, no approccio Big Bang, approccio iterativo, quindi sperimentazione. Dopodiché, appunto, occhi aperti, nel senso che è un settore in continua evoluzione, il rischio di committarsi soltanto con diciamo, un LLM rischia diciamo, di bloccare anche quelle che sono le potenzialità,
e soprattutto diciamo quello che noi chiamiamo work backwards, quindi partire diciamo, dall'obiettivo finale e lavorare a ritroso, quindi comunque parlando con tutte le skills all'interno dell'azienda e capendo diciamo, quali sono le aree più da indirizzare, che diciamo, si collega un po' al discorso dei silos, quindi abbattere i silos. Ecco. Grazie mille. Grazie a te, grazie, accomodi anche tu diciamo che sicuramente grazie per questa helicopter view da chi sicuramente fa dello sviluppo di servizi web e cloud motivo di business. Aggiungo 2 commenti. Un primo commento sicuramente è quello che è una raccomandazione a tutti noi: iniziare, qualunque sia l'ambito. Calcolate e considerate che le vostre persone, i vostri team sono ben desiderose di far parte di questa evoluzione, no? Vittoria prima diceva che in 30 hanno alzato la mano per voler partecipare a questa cosa. Vi portiamo il nostro piccolo e modesto esempio. Noi da 2 mesi a questa parte all'interno della nostra azienda, che in teoria dovrebbe essere già moderna per definizione per quello che facciamo, in realtà abbiamo lanciato un progetto di AI dove analizziamo ogni cosa che facciamo all'interno dei nostri team, e ogni team lo fa in autonomia: sales, marketing, sviluppo prodotto, customer satisfaction, eccetera, e i vari team analizzano quello che fanno tutti i giorni. Abbiamo preso una persona, un esperto di AI cross function, che si ripaga nel giro di 6 mesi, e ognuno di noi porta un valore aggiunto e chiede attraverso l'AI qual è il valore aggiunto che può dare alle daily operations. E non immaginate neanche quello che può venire fuori, quanto tempo si può risparmiare, quanti processi si possono ottimizzare, quanto sviluppo si può ottimizzare. Piccolo excursus: negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, molte stringhe dei software innovativi non vengono più scritte da persone, ma vengono scritte da AI e poi riviste dalle persone. Quindi stiamo parlando di sviluppo di software. Immaginate semplicemente mettere a sistema la gestione di un database di clienti, piuttosto che di processi, piuttosto che di attività operativa giornaliera, marketing, sales, supply, quello che volete. Quindi ecco, un po' uno stimolo ad aprirci culturalmente a qualcosa che sta viaggiando alla velocità della luce. Allora, facciamo questa ultima sessione finale per così, va bene, abbiamo visto quello che è accaduto nel 2023, ci siamo raccontati un pochettino con diversi contributi cosa sta accadendo, ma vediamo un po' anche di condividere quello che sta arrivando. Insomma, ho il piacere di invitare qui nel parterre anche un mio collega, Massimo Fontana, che è un grande esperto soprattutto del mondo media. Da oltre 25 anni ha lavorato da tutte le parti, non solo come industry, ma sicuramente anche come esperienze trasversali fuori dall'Italia, in tante diverse region, e che in qualche modo invito a prendere parte a una discussione aperta con 3-4 domande che abbiamo individuato sulla base di quelli che sono gli interessi e le curiosità principali che abbiamo misurato anche a livello web, e le pongo a tutti noi, le pongo a tutti voi, e la prima ovviamente la pongo proprio a te, Massimo, no? Quindi tu che in qualche modo hai visto dal tuo bagaglio personale e professionale, hai seguito questa veloce sessione oggi pomeriggio, visto insomma il cambiamento tecnologico, qual è secondo te un consiglio da dare ad un'azienda? Sappiamo che tipo di azienda abbiamo qui e tu hai un'esperienza molto importante anche nel settore bancario, dei sistemi di pagamento, per rimanere competitiva sul mercato non fra 5 anni, ma nei prossimi 12 mesi. Allora, buonasera, grazie dell'invito, sono molto contento di venire qua a esprimere quello che è un'esperienza. Come diceva Salvatore, mi occupo di tecnologie innovative nell'ambito della comunicazione multi-industry ormai da 25 anni. Ho visto nascere le tecnologie, ho visto nascere l'artificial intelligence prima che si chiamasse artificial intelligence, si chiamavano sistemi cognitivi. Ho visto le prime sperimentazioni fatte da IBM e Cognos con la parte base dati delle cartelle cliniche, l'applicazione, per cui molto contento. Allora, il consiglio che posso dare è un back to basic, tendenzialmente, anche perché non posso aggiungere
aggiungere nulla di tecnico più di quello che Amazon ha riportato, di best practice come il limite ha riportato, di innovazioni applicative come diciamo, il portafoglio, il wallet dell'assicurazione. Back to basics significa rendersi conto che, e non è mia questa frase, non è il più forte che vince sul più debole, ma il più veloce all'adattarsi. E oggi la velocità è molto importante, perché la velocità con cui le tecnologie ti pongono le sfide non è quella di qualche anno fa. Come dicevo, io ho visto nascere diverse tecnologie e ho avuto l'onere e l'onore di aprire la Search in Italia, ad esempio, e quando presentavo la Search ai clienti mi dicevano bello, ma non ne ho bisogno perché sono già sulle pagine gialle. Ed era un po' disarmante come risposta. Però queste aziende hanno avuto il tempo di maturare la consapevolezza che lo strumento era diverso e quindi di recuperare. Oggi non c'è più questo tempo. Alla fine un'azienda ha iniziato il proprio percorso di competitività sul mercato diversi anni fa con la digital transformation, quindi il big data che poi fortunatamente da big data si è trasformato in un concetto di smart data, perché come uno degli interventi ha fatto notare, la quantità di dati destrutturato non me ne faccio niente, è il valore che estraggo dai dati. Prima si faceva manualmente, data science, poi l'amico di Amazon ci ha fatto vedere come oggi le tecnologie permettono di stare più velocemente. Però la trasformazione digitale perché? Perché l'azienda deve alla fine, per mandato, non sto parlando delle Onlus o di altre aziende particolari, creare valore nell'ecosistema, l'ecosistema fatto di tutti gli stakeholder, ma soprattutto creare valore per i propri azionisti. E proprio back to basic, il conto economico in un'azienda è fatto dai ricavi, è fatto dai costi. Quindi per aumentare il profitto, un'azienda deve cercare di essere più competitiva sul mercato e quindi vendere a parità di qualità del prodotto un prodotto migliore. E questo lo può fare attraverso oggi le tecnologie di Gen AI che può suggerire come andare sul mercato. Abbiamo visto i casi di generative advertising bespoke, nessuno compra pubblicità, tutti comprano esperienza personale oramai e l'AI permette effettivamente di conoscere il consumatore. Ci sono agent che leggono i profili Twitter, capiscono come parli, come vuoi che ti venga passato un messaggio e poi te lo veicolano, piuttosto che andare a creare dei processi produttivi migliori. Questo per quanto riguarda la parte del ricavi. La parte dei costi, la Gen AI applicato ai modelli di automation ti permette, già citato, quindi non tiro fuori nulla di nuovo, ma cerco di dare un senso alla conclusione, ti permette di fare le stesse cose in minor tempo. Io sono meno, diciamo, nobile per dare più task alle persone, di Vittorio, piuttosto che permettere alle persone di pensare, perché già emerso in un precedente intervento, oggi il pensiero è quello che regola gli strumenti. Si sta passando da un cosa a un come. I cosa non cambiano, le aziende devono massimizzare il profitto per il proprio azionista e portare un beneficio sociale. In questo contesto c'è anche la sostenibilità, che è stata citata un paio di volte, però è importante che quello che viene fatto sia socialmente responsabile, sia da un punto di vista di etica, e qua c'è un dibattito che non suggerisco di aprire perché sennò veramente andiamo a far notte tarde, ma soprattutto di sostenibilità anche ambientale. Quindi il mio suggerimento è partire, perché a differenza di quelle aziende che non credevano nella search ma che hanno avuto tempo di adeguarsi, oggi le aziende che non incominciano a capire il come, quindi il cosa ce l'hanno, il mandato aziendale, il come queste cose si possono fare in maniera diversa e non c'è la soluzione come suggerivano prima, c'è un set di strumenti, bisogna sperimentare, in linguaggio anglosassone si parla di strategia try and see, test and learn, finché uno trova quel setting adeguato di strumenti per le proprie esigenze. Ci sono tantissimi stimoli che poi magari affronteremo con altri colleghi sul 2025, soprattutto nel vostro mondo. Si è citata blockchain, oggi la blockchain con l'AI permette quello che è la realizzazione del cosiddetto Web 3.0, quindi la parte della decentralizzazione delle banche, transazioni disintermediate, transazioni fatte con totale trasparenza e velocità attraverso lo strumento dei token. Tutta questa roba che prima era infrastruttura, ferraglia come la chiamo io, adesso diventa servizio perché c'è un AI che può amplificare la diffusione e può creare i contenuti e servizi sopra di questo. Quindi cosa deve fare un'azienda? Sperimentare, non pensare che sia domani, non è neanche oggi, era ieri.
Va bene, grazie Massimo. Posso chiedere ovviamente a coloro che fanno parte di questo parterre, magari comincio da te, su quello ovviamente che ci puoi dire chiaramente Vittoria, qual è una degli obiettivi diciamo, che vi siete dati per il 2025 per continuare in questa evoluzione nella digitalizzazione che avete fatto con così tanto successo? Sicuramente continuare a utilizzare questi modelli, continuare a perforare, come vi dicevo prima, quindi ben focalizzati, continueremo a approfondire. Dal mio punto di vista approfondire sicuramente per essere più prossimi, per togliere sempre più quelle inefficienze, per arrivare prima e meglio a prendere decisioni, per essere più efficaci, ma anche per individuare il nostro punto di univocità, perché uno degli elementi che vedo nella visione, nella parte un po' più pessimistica, no? Che i linguaggi aumenteranno, che sarà sempre più importante per le aziende che vogliono applicarli, devono sperimentare, devono cominciare a orientarsi. Quello che può succedere è che il proliferare dei linguaggi e dei modelli anche nella creazione di un testo, di un copy per un social, okay, banalizzi molto tutto, renda tutto molto uguale. Il post social che potrebbe pubblicare limiti potrebbe essere uguale a quello di Banca Sella. Certo. Ed è questo, quindi non è tanto la visione, è questo quello che voglio evitare. Cioè voglio andare sicuramente a utilizzare i modelli, a prendere quelli più funzionali per noi, a utilizzare naturalmente la tecnologia proprietaria interna, senza perdere ma la tua esatto, per continuare a distinguerci. Perché la componente sicuramente funzionale, quella dell'efficienza, può essere per tutti uguale, ben venga, facciamolo subito, prendiamolo subito, compriamolo subito, ok? Quando parliamo di marketing e comunicazione, di dialogo e di relazione, probabilmente quella relazione deve avere un qualcosa di diverso. Ok, grazie. Allora provo ad abbracciare un secondo tema. Ovviamente se c'è un contributo, una domanda, siete tutti invitati ad alzare la mano e arricchiamo sicuramente il confronto. E un po' l'abbiamo detto, no? Il ruolo sta, come leggete, oltrepassando il semplice concetto di supporto alla creazione di veri e propri contenuti. Nel vostro quotidiano, magari proviamo a vedere nelle assicurazioni, visto che avete un microfono, avete come dire un osservatorio più ampio e poi magari faccio la stessa domanda anche a Maurizio. È già visibile qualcosa in questo senso, guardato dal punto di vista di quello che è il vostro osservatorio, quello che voi avete fatto e quello su cui state lavorando per i prossimi mesi? Assolutamente sì, si vede, si percepisce, ma si percepisce anche sia dal punto di vista delle aziende che investono e sviluppano in queste nuove tecnologie, sia anche nel target market di chi poi deve utilizzarle, cioè i clienti, vuoi che siano imprese e soprattutto intermediari alla fine. Una sorta di paura, una sorta di, come dire, un po' di non conoscenza di quello che questa tecnologia può dare. Ho partecipato a diversi congressi molto più, come dire, mi viene da dire di basso livello, ma non voglio discriminare le persone con le quali mi sono trovato a confrontarmi, però c'è veramente una lontananza enorme da quello che noi dibattiamo in questi eventi, dove cerchiamo di capire, anzi in parte crediamo di averlo capito, e per quanto posso dire di averlo capito non sono sicuro di averlo capito al 100%, perché c'è sempre da imparare quando senti un Amazon che va, dico, c'è anche quest'altra cosa così, è importantissima. Quindi, tornando alla domanda, il cambiamento c'è, si vede, c'è una sorta di paura nell'intraprenderlo, vuoi un po' per la resistenza, vuoi un po' per la non conoscenza. Io dico, tornando anche alla domanda di prima, ci va coraggio e anche nell'investire, perché nel nostro contesto specifico, con un regolamento che in qualche modo limita
o comunque non è chiaro. Io spero, ho tanta fiducia nel REGACT che in qualche modo cercherà di normalizzare quello che è un danno, quello che si può fare con un coltello, se si può tagliare la carne oppure se si può uccidere una persona, no? Per fare il paragone più adatto. Quindi, che dire, non so dire, oggi sento dire sempre che è velocissimo, no? Sempre che, e lo vedo da un contesto che è molto lento, no? Allora la domanda che mi faccio è, dico, allora, in questo contesto nel quale ci muoviamo noi personalmente da 30 anni, perché era il 93 quando ho iniziato a lavorare nelle assicurazioni, e ho visto che le previsioni sono state sempre disattese, sono lente, ancora oggi ci sono dei modelli che sono ancora fermi lì da oltre 30 anni, è la verità. Quindi o ci perdiamo qualche cosa noi e continueremo, oppure arriverà quando non sarà più possibile, solamente chi avrà investito sarà nella condizione di usufruire di queste innovazioni, oppure non lo so, è delicato come tema. Comunque, delicato. Coraggio nell'investire assolutamente, perché a volte manca, lo dico ai miei colleghi, lo dico nelle cose, perché giustamente poi si fa anche i conti con il fatturato e coi bilanci, perché ti puoi trovare che poi i conti molte volte non costa neanche molto. No. Il cambiamento non è questione di investimento, ma è solo di volontà, mi permetto di dire. A questo punto, Maurizio, ma serve una spinta ufficiale, istituzionale? Serve un aiuto? Serve un supporto? Serve una guida? Serve un'apertura a questo tipo di evoluzione o rivoluzione, se vogliamo chiamarla così? Guarda Salvatore, secondo me servono 3 cose. Servono quello che hai detto tu, investimento nella formazione, investimento nel capitale umano e un po' di coraggio, perché questo mondo è complicato per non addetti ai lavori. È semplice, è un processo anche di comunicazione. Quando parliamo di use case, come nel caso di limiti o di tanti use case che noi stiamo facendo sull'identità digitale, dipende chi hai al tavolo. Questo non è una questione di investimenti, è una questione anche di coraggio nell'utilizzare alcuni processi per un verticale su un particolare use case aziendale. È molto più semplice di quello che voi immaginate. Ovviamente per gente come me che nasce facendo il programmatore per grandi sistemi, scusate, è molto semplice capire. Quando si parlava di intelligenza artificiale nell'86 già veniva utilizzata nel mondo dei pagamenti, giusto? Quindi quando però la andiamo a riportare in questi contesti, noi dobbiamo capire che non tutti sono all'altezza di capire come utilizzarla. Poi questo cambiamento è vero che ha bisogno di una spinta istituzionale, c'è bisogno anche di supporto dal punto di vista di contributi, Salvatore, per le aziende, perché le piccole e medie imprese non hanno la capacità finanziaria di investire in questi percorsi. E la stessa cosa quando parlavamo dei pagamenti nel 2000. Riccardo, ti ricordi quando parlavamo di e-commerce e le persone non erano in grado di gestire un e-commerce? C'è voluto Amazon che ha dato supporto grazie al Covid, però chi è che ha dato poi la possibilità a queste imprese di sopravvivere? Se avevi persone capaci, figli, nipoti che conoscevano il digitale. Quindi questo mondo è complicato per chi non lo conosce, ma bisogna avere linguaggi semplici, use case realizzati e bisogna fare una cosa, continuare a investire in comunicazione, informazione, in eventi, grandi e basse di livello che siano, perché sennò altrimenti questo diventerà un percorso solo per degli eletti, così come avviene nel nostro mondo. Non immaginate come nel mondo finanziario dei pagamenti. Io sono un grande amico, Vittorio, di Corrado, quando facevate quelle slide ho avuto modo di parlare con Corrado dicendo: ma perché oggi le banche si possono fare con sistemi esterni? Perché devi rimettere in piedi tutto? Perché devi ricreare tutto? E ricreando questi esempi sono nati 900 operatori, perché oggi un ragazzo può permettersi di creare un soggetto grazie
a questo mondo. Quindi ci vuole coraggio, ma ci vuole conoscenza. Però ci vuole una cosa, però, che aziende come Mint hanno deciso di prendere una persona, investire in capitale umano, formare le risorse all'interno e dire: vediamo questo dove mi porta e dove posso utilizzarlo anche per i miei clienti. Cioè, Salvatore, è molto più semplice, perché io sto notando una cosa. Sapete che tra la fondazione e l'associazione girano quasi 412 imprese. Io sento una richiesta impellente di formazione continua su questa materia, a tutti i livelli. Dove lo applico, come lo inserisco, quali sono i rischi, dove posso risparmiare, dove posso utilizzare i dati, dove posso utilizzare nella compliance, dove posso utilizzarlo nell'antiriciclaggio, dove posso utilizzare nelle frodi. E capite che se innestiamo tutti questi verticali in un mondo regolamentato, vi immaginate cosa può succedere. Quindi dobbiamo essere bravi tutti a saper vendere questa innovazione andando oltre. Beh, mi sembra quasi un'introduzione all'ultimo invito, cioè quali sono le evoluzioni più interessanti o quelle che state monitorando. Magari ce l'hai in qualche modo anticipato, no? Però magari, Catalin, ci dai tu un punto di vista proprio al volo, 3 elementi che per voi sono, come dire, fanno da faro per il 2025. Grazie Vittorio. Ok. Sì. Mi sentite? Sì, sì. Ok. Ma allora, sicuramente che io sto monitorando è tutto quello che sta a corredo dell'LLM, quindi cioè dell'intelligenza artificiale generativa. Stiamo ottenendo già tantissimi risultati dalla tecnologia stessa, però secondo me a oggi bisogna lavorare molto di più, no, sull'integrazione e sulla, diciamo, facilità di connessione a quelli che sono i sistemi attuali. Quindi un esempio è appunto magari l'unificazione su uno strato unico, no, per esempio per utilizzare anche diversi LLM. Chiaramente io sono, diciamo, lavoro per Amazon, però mi immagino che un'azienda vuole provare anche diversi LLM che non sono su AWS, quindi proprio per parlare più di un investimento, diciamo, in tutta, diciamo, in capitale umano. A oggi manca un layer di unificazione. Quindi un API comune che dietro c'è Amazon, dietro c'è Microsoft, dietro c'è Google, whatever. Sta nascendo, però secondo me questo è un trend interessante che, diciamo, vorrei tenere monitorato, perché secondo me c'è molto spazio, no, in questa unificazione. Il secondo tema, secondo me, è anche quello a oggi è stato un po' come in tutti gli approcci, quando la tecnologia nuova non si conosce, si va, diciamo, dando massime risorse. Quindi oggi si è lavorato tantissimo per migliorare i modelli, abbiamo modelli enormi che però, diciamo, iniziamo a renderci conto che in realtà, come dire, non servono, cioè nel senso, conviene forse avere modelli più piccoli, quindi nel senso che sono stati addestrati su una base dati minore, ma comunque che hanno una capacità, diciamo, di intelligenza, scusate la semplificazione, adatta, e fine-tunarli, diciamo, sulle esigenze. Questo perché chiaramente far girare modelli grossi costa anche tanto, e usare modelli piccoli democratizza ancora di più, diciamo, l'utilizzo, perché non ti serve per forza un'infrastruttura di GPU, quindi puoi farlo girare per esempio anche in locale ed è abbastanza, oppure puoi farlo girare su delle risorse non necessariamente così costose. Stiamo vedendo alcuni clienti che vanno in quella direzione. Principalmente questo, direi. Bene, bene. Allora, io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente gli ospiti, grazie, siamo riusciti a rimanere in 1 ora e mezzo, quello che ci siamo detti è stato registrato, verrà messo a disposizione, verranno create delle pillole per permettere a ognuno di voi, a ognuno di noi, di alimentare e di moltiplicare quello che ci siamo detti. Grazie ancora, qui fuori ci prendiamo un aperitivo insieme e spero che siate stati bene. Grazie ancora.